Ciao Cinzia, che piacere averti qui con me in questa intervista perché sei una delle prime corsiste di vincere su Amazon. Il piacere è mio, Antonio, veramente il piacere è tutto mio. Tu sei entrata in che anno in vincere su Amazon? Nel 2018, all'inizio del 2018, ho visto il tuo webinar e poi ho acquistato immediatamente il corso perché sono rimasta proprio attratta da questa presentazione. Io mi ricordo quasi tutto di te, mi ricordo che vivi in Sud Italia, che hai delle attività offline, dei negozi, che non conoscevi completamente il mondo online, non conoscevi l'utilizzo del computer, quindi in questi 4 anni hai fatto passi da giganti. Se vuoi brevemente mi ripiloghi da dove sei partita e dove sei arrivata e quanta soddisfazione hai avuto in questa attività? Allora, guarda Antonio, io ho acquistato appunto il corso nel 2018, facevo la commessa a tempo pieno, avevo 2 figli, non mi piaceva assolutamente il lavoro. Ripeto, sono rimasta ammaliata dalla tua presentazione e ho capito che c'era sotto qualcosa di concreto, quindi ho acquistato il corso e lo guardavo addirittura dal negozio perché non avevo un computer e non sapevo usarlo. Poi quando mi sono resa conto che mi piaceva questa cosa, ho acquistato un PC, ci ho messo una vita a impararlo e dalle coaching call che ho fatto con te ne sarei anche reso conto. Quindi poi alla fine mi sono ritrovata veramente a calcare le tue parole, quello che dicevi tu, nel senso non fatevi sabotare dal vostro cervello quando vi dice che potete non farcela, quando siete davanti a delle difficoltà. Sono stata molto perseverante, ovviamente l'attività mi piaceva, il lavoro mi piaceva, mi sono ritrovata davanti addirittura non solo a te ma anche a un team di persone che comunque ti supportano e quindi in qualche modo mi sentivo anche abbastanza sicura, non ero completamente abbandonata a me stessa, ecco, e ho raggiunto dei risultati importanti, anzi colgo l'occasione pubblicamente per dedicare proprio a te il primo successo, il primo traguardo, che è questa intervista che ho avuto in occasione della Festa delle Donne su Amazon. Sono stata intervistata come una delle migliori imprenditrici di successo di quest'anno e davvero te lo dico col cuore, Antonio, lo dedico completamente a te questo successo e spero che sia il primo di un susseguirsi di successi, oltre all'essere diventata tutor, quindi non potrei chiedere di più. Guarda, io ti dico invece il successo è tutto merito tuo e soprattutto della tua forza d'animo, la tua perseveranza, perché diciamoci chiaramente, e penso che ormai condividi il mio pensiero. Negli anni abbiamo visto tanta gente che approccia un'attività ma poi non la porta a termine, al primo ostacolo si ferma. Quando oggi questa attività, quella della vendita online su Amazon, è forse l'unica attività, la più semplice che una persona che non ha nessuna competenza specifica può avviare. Perché secondo te la gente, uno, non inizia un'attività del genere, che in realtà è tutto quello che cercano, perché tutti cercano una nuova fonte di guadagno, un nuovo reddito, e due, perché butta via la spugna? Quello che secondo me conta, o meglio io ti posso dire qual è stata la forza motrice, quella che mi ha dato la spinta, fondamentalmente è la perseveranza. Sono caduta tante volte, però l'importante quando ti trovi davanti a una difficoltà, e da qui ho preso spunto proprio dalle tue parole, perché nel primo corso che hai fatto, dicevi proprio questo, quando vi trovate davanti a qualcosa che non conoscete, che in quel momento vedete che apparentemente sembra più grande di voi, è inevitabile, non la conoscete, quindi è normale che può spaventare. Iniziate, appena iniziate la strada si comincia a spianare. Una volta che inizi poi tutto si incastra alla perfezione. Quindi quello che secondo me blocca a volte è proprio il fatto di non avere quella spinta in più che ti fa andare oltre. Sembra una banalità, ma è la verità. Cioè se uno alla prima, alla seconda, alla terza, quarta difficoltà non molla, alla fine all'obiettivo si arriva sempre. E poi tra l'altro penso che Amazon questo sia il business del momento. A differenza, mio marito ha delle attività offline, al di là della pandemia, che è stato un periodo storico che ha creato problemi, ma quando vuoi aprire un'attività fisicamente, ma quante spese bisogna affrontare? Tantissime, io lo so in prima persona, perché avendole lui, invece in questo caso tu hai la metà delle spese e hai un successo garantito perché il metodo che insegni tu è veramente garantito, non puoi non avere successo. Ecco perché dico, adesso che sono diventata tutor, mi sento di dire
Affidatevi veramente, perché noi vi portiamo per mano al successo. Lo dico con cognizione di causa, chi più di me può dirlo che non sapevo usare un PC. Esatto, ma la differenza che molti hanno, o anche la perplessità solamente che qualcuno ha, che è legittima, è che dicono, ma qua mi propongono di comprare un corso. Ma in realtà, dillo tu, il corso è la porta d'ingresso, la facciata. Che cosa c'è poi dall'altra parte quando si entra in vincere su Amazon? Il corso serve semplicemente affinché tu, quando cominci praticamente a fare business, abbia un minimo di idea di quali sono le terminologie piuttosto che gli strumenti da utilizzare. Cioè è quello che è tutto ciò a cui ti serve il corso, ma il resto è tutto pratico, cioè nel senso entri immediatamente proprio nel pieno dell'attività, da subito tu cominci insieme ai tutor e alle coaching call a capire come funziona e a toccare con mano. Quindi c'è il corso, appunto, è proprio il biglietto da visita di tutto quello che c'è dietro, ed è veramente tanto quello che c'è dietro, perché è una garanzia, non voglio dire al 100%, ma al 99,9% che si arriverà all'obiettivo. Però è ovvio che non possiamo pensare che la strada sia spianata, ci saranno dei piccoli ostacoli, ok, si superano, come ho fatto io. Tu quanto stai facendo? Quanto fai di fatturato all'anno? Io quest'anno ho raggiunto i 350.000, da non credere Antonio. Solo sul mercato italiano? No, no, europeo. E con quanti prodotti? 10 E varianti o prodotti? prodotti. Ok, che margine hai di guadagno? E il margine di guadagno è il 25, a seconda poi del prodotto, no? Perché ci sono alcuni prodotti che ormai hanno una storicità, quindi lì posso caricare di più, perché ho tipo 400-500 recensioni. Ma in media quanto sarà? Un 30%? 25-30, sì. Possiamo dire che è paragonabile o superiore al fatturato di un negozio? Secondo me è nettamente superiore, Antonio. Io ho visto l'intervista che ti ha fatto Amazon Italia e si parlava, rispondevi che andrai a breve anche sul mercato internazionale e americano. Ecco, quanto secondo te aiuta vendere su Amazon a espandere il proprio business velocemente? Una persona riesce, vendendo su Amazon in Italia, partendo dall'Italia, a vendere nell'arco di poco tempo con giusto qualche click in tutta Europa, e poi anche può avere l'ambizione di vendere in tutto il mondo. Ora, il mio obiettivo è l'America. Ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo nell'essere in questo business? Se uno non è dentro il sistema non si rende conto di che grande possibilità si ha. E su 350.000 euro di vendite che sono in continua crescita, quanto ti rimane? Che margine hai? Ovviamente dipende dai prodotti, perché alcuni prodotti marginano di più, altri di meno, a seconda dello storico, però orientativamente sui 25-30% netto. Quindi diciamo che su 350.000 euro sono all'incirca più di 110-120.000 euro di guadagno che ti rimane. Ecco, tu che hai esperienza in famiglie di gestione di negozi, è paragonabile la vendita su Amazon a un negozio? Quali sono secondo te i plus e, e i contro? Guarda Antonio, io siccome mio marito ha negozi da 20 anni, io sono con lui, quindi bene o male la contabilità l'ho sempre vista. Lui ha avuto negozi al sud, ma ha avuto negozi anche al nord. Il massimo, ma veramente il massimo che ti rimane è il 15-18% netto, non di più, detraendo tutte le spese, detraendo l'affitto, la luce, le commesse, tutte le spese del prodotto, non rimane più del 15-20%. Quindi da commerciante d'esperienza ti rendi conto che vendere su Amazon, riconoscere ad Amazon quella commissione del 15% è nulla in confronto alle potenzialità di espansione e anche rischi, perché giustamente quando hai un negozio offline o vendi o non vendi, c'è la crisi, c'è la pandemia, c'è la pioggia, l'affitto devi pagare, gli stipendi devi pagare. Su Amazon vendi e paghi la commissione solo su quello che vendi sostanzialmente. Esatto, senza tenere conto, Antonio, l'aspetto spazio-temporale. Io d'estate, ma lo posto anche su Instagram o su Facebook, quindi chi mi conosce lo sa, io d'estate lavoro dal mio lettino sulla spiaggia, cioè regolarmente. Quindi mi rendo conto che può apparire invidiabile come cosa, però in realtà funziona così.
Ci sono alcune giornate in cui addirittura io guardo semplicemente il telefonino, quanto ho venduto e finisce là. Adesso magari col lavoro di tutor sono un po' più impegnata, giustamente mi sento responsabile nei confronti di chi si è affidato a me. Quanto secondo te è un'attività alla portata di tutti? Vabbè, più di me. Più di me che non sapevo usare, chi lo può dire? Una semplice commessa che lavorava 8 ore al giorno e vendeva vestiti e non sapeva cosa fosse un PC. Io mi ricordo nelle prime coaching call che mi chiedevi come fare copia e incolla, CTRL C, CTRL V e non ci riuscivamo al primo colpo. Esatto. Quindi C'è stata una call in cui non ci siamo riusciti, a un certo punto hai detto: "Perfetto Cinzia, ti mando una mail con lo screen, non ti preoccupare, perché non ci siamo riusciti". Spero proprio di essere d'esempio per chi parte da zero e ha 1000 paure, perché davvero se ci sono riuscita io, Antonio, ci può riuscire chiunque. ed è un'attività che si può abbinare a un'altra, cioè non bisogna dedicare 10 ore al giorno all'inizio, la puoi iniziare anche tu facevi la commessa mentre fai un'altra attività, quindi ne ricali tempo, un'ora al giorno la sera per iniziare a avviarla. Secondo te è possibile? Certo, io all'inizio dedicavo 2 o 3 ore al giorno, poi vabbè mi sono appassionata perché a me piaceva tanto, quindi anche la domenica, per esempio, quando non avevo il computer, mi svegliavo alle 6:30 e andavo in negozio per guardarmi i video e studiarli. Però quello che conta, Antonio, anche se uno all'inizio non ha il tempo, perché giustamente non se la sente di lasciare il proprio lavoro, il team serve proprio a questo, ad aiutare ad arrivare all'obiettivo più velocemente. Poi una volta che uno comincia a vedere che immediatamente si rientra di soldi spesi e dell'investimento, perché è così, è quasi matematica, allora a quel punto poi si può pensare anche a cambiare vita, ma tutto si accorcia perché, ripeto, c'è un team dietro di persone collaudate, di persone che ti aiutano. Un'altra cosa importante sono appunto, come dicevi tu, i tempi di rientro, perché sappiamo bene, io ho avuto tanti negozi, attività, ristoranti, tu e la tua famiglia, tuo marito, eccetera. Cioè, quando tu apri un'attività, non è soltanto gli affitti, le spese ricorrenti che hai ogni mese di stipendi, eccetera, ma l'avviamento, devi ristrutturare il locale, devi pagare i mesi morti, hai tu l'investimento dello stock iniziale della merce. I tempi di rientro in attività normale sono per andare in pari 2-3 anni se sei bravo e fortunato. Su Amazon, quanti mesi ci hai messo a rientrare di quello che avevi investito? Allora, guarda Antonio, io ho messo online il mio prodotto a agosto, fine agosto, il mio primo prodotto, e sono rientrata del capitale, in tutta onestà, neanche 6 mesi. Però la cosa bella qual è stata? Dal momento in cui ho messo online il prodotto, tempo 10 giorni, seguendo ovviamente l'iter di lancio e tutto il resto, io ho cominciato immediatamente a vendere, che sembra una cosa impossibile, io non ci credevo, io dicevo adesso metterò il mio prodotto, chissà se arriverò in prima pagina, chissà, perché ovvio all'inizio dici ma veramente è possibile una cosa del genere? È comunque un'attività imprenditoriale, quindi con degli investimenti, dei rischi, eccetera. Secondo te si può avviare da autodidatta la vendita su Amazon? Sì e no. Sicuramente il corso ti dà una buona preparazione, però avere delle coaching call che ti aiutano, che ti supportano laddove, cioè è inevitabile che comunque in qualunque percorso, no? Si incontrano delle cose che non si conoscono o comunque degli ostacoli, e quindi avere delle coaching call o comunque delle persone che ti supportano, che ti aiutano anche laddove tu non arrivi, per esempio, diciamo la cosa magari che all'inizio per me era un po' più difficile, la spedizione, no? Io ero andato un attimo nel panico, dico caspita, mi deve arrivare la roba dalla Cina, allora è normale che io poi sono stata supportata dai tutor che mi hanno aiutato e mi hanno rassicurato che il mio prodotto dalla Cina sarebbe arrivato direttamente a casa mia o nei magazzini di Amazon, quindi questo mi ha dato un grande sollievo. E questo ne approfitto anche per sottolineare il discorso dei servizi, perché i servizi aiutano per 2 motivi. Uno, quando inizi a delegare alcune cose che magari te non sei sicura di fare o non so, il controllo qualità, le spedizioni come dicevi tu. Poi una volta che avvii l'attività, l'imprenditore che cosa fa? Non va a sostenere dei costi extra inutilmente, fa degli investimenti. Quindi se io pago, per esempio, facciamo le fotografie, ho 10 prodotti e pago dei fotografi professionisti come quelli che ci sono all'interno di su Amazon per fare fotografie, io
velocizzo, anziché andare online con il mio prodotto in un mese, ci metto 5 giorni, 10 giorni e quindi inizio a incassare e guadagnare prima. Ecco, avere i servizi, tutto l'ecosistema di Vincere su Amazon permette di iniziare l'attività velocemente e in sicurezza e due, quando sei già in attività, di poter trovare dei partner che ti agevolano nel lavoro ed è quello che facciamo noi da tempo, cioè noi soltanto il training ma anche espletare i servizi e forse è anche uno dei motivi per cui tutti quelli che partono con la vendita su Amazon con noi rimangono, come è capitato con te dopo 4 anni, sempre in contatto con noi perché si crea un rapporto di reciproco scambio, di informazioni, di supporto. Ecco, quanto è importante trovare servizi professionali. Ma perché hai un doppio vantaggio, Antonio. Primo, accorci i tempi, quindi arrivi all'obiettivo più velocemente. Secondo, accorci, se non annulli quasi completamente, i margini di errore, laddove i tutor magari che hanno già esperienze, che quindi o l'errore già lo hanno fatto, come è successo a me, o magari hanno un'ottima preparazione, laddove tu stai compiendo un passo che non è buono, automaticamente ti rimettono sulla strada giusta. Quindi tu, come hai detto poco fa, arrivi all'obiettivo in totale sicurezza. Io ho fatto l'esempio della spedizione per questo motivo, cioè che sia la spedizione, che sia la ricerca del prodotto. Cioè se io lo faccio autonomamente, ok, mi può andare bene, ma mi può non andare bene, ma se io vengo seguita da un tutor che conosce tutte le strategie affinché si riesca ad arrivare a un prodotto che sia profittevole e che mi dia un buon margine, è normale che mi sento molto più sicuro. È ovvio, magari investo, ma anche nell'attività offline c'è l'investimento, cioè esiste comunque il rischio di impresa, no? Cioè l'investimento ci deve essere, però una volta che io investo sapendo che rientrerò. Io di tutti gli investimenti, definiamo gli investimenti che ho fatto con i servizi, sono ampiamente rientrata, però almeno sapevo che avrei avuto un buon prodotto, sapevo che la mia pagina sarebbe stata fatta bene, che sarei arrivata in poco tempo in prima pagina con Amazon e sappiamo quanto è importante arrivare in prima pagina, sapevo che quelle foto avrebbero fatto la differenza e anche questo, sono io la prima su Amazon, i miei figli quando acquistano su Amazon guardano solo le foto e titolo, non guardano altro, quindi se la foto non è fatta bene, automaticamente sei penalizzato. Cinzia, io ti ringrazio per le capacità che hai avuto e sicuramente anche il fatto che Amazon ti ha cercata per raccontare la tua storia è indice di quanto in gamba sei e dei risultati che hai ottenuto. Due, ti ringrazio per continuare a collaborare con noi e portare la tua esperienza anche in maniera concreta, seguendo i nuovi corsisti che entrano in Vincere su Amazon e ti faccio i miei migliori in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie Antonio e io volevo dire solo un'ultima cosa. A me hai cambiato la vita come l'hai cambiata a tantissime persone veramente e sono certa che la cambierai a tante, tante, tante altre persone. Cioè io sono l'esempio vivente di come Antonio Vida ha cambiato la vita a una persona, quindi cioè, veramente affidatevi perché più di me non ci può essere altra testimonianza. Tutto una questione mentale e testimonianze come questa servono per far capire a chi ci sta guardando, a chi è titubante, a chi sta cercando una via d'uscita per avere un secondo stipendio, una nuova entrata, è possibile, cioè è possibile con un po' di impegno e dedizione, ma soprattutto creare un'attività stabile e duratura, perché alcuni cercano il modo per diventare ricchi velocemente, la lotteria. No, questo non è un modo che si diventa ricchi dall'oggi al domani, però crei un'attività stabile e duratura. Tu 4 anni che vendi, 350.000 euro di vendite, 120 quelli che sono netti all'anno, sono stipendi di un manager di una grande azienda, ci sei riuscita e ogni anno cresce in più, sta arrivando anche in America, quindi che dire, non dovete avere nessuna remora a iniziare perché veramente è un piccolo passo che può cambiare la vostra vita. Cinzia, ti ringrazio Grazie ancora. mille a te. Grazie Antonio.